Iniziamo con questo breve video le nostre riflessioni sul voto di castità. Notiamo come questo voto sia il primo ad essere pronunciato verbalmente nella nostra formula della professione. Certamente tutti e tre i voti sono importanti per noi e tutti sono sicuramente collegati tra di loro, ma il fatto che il nostro istituto abbia scelto questo come il primo tra i tre ci dice quanto sia importante che ci prendiamo cura della nostra capacità di amare. Soltanto a titolo di esempio, i salesiani, i nostri confratelli salesiani, per esempio, pronunciano prima il voto di obbedienza, di povertà e di castità. Il versetto biblico che introduce questo voto è preso dal profeta Osea, il quale presenta Dio come lo sposo e Israele come la sposa che egli ha incontrato nel deserto e con la quale ha iniziato una vita di comunione e di intimità. Ha iniziato la sua alleanza. In questo rapporto sponsale tra Dio e Israele si compiono tutte le fasi di una relazione umana: la fedeltà, la crisi, il peccato di Israele, il perdono, la fecondità. Questo versetto dice: «Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore». Da parte di Dio c'è un amore che è sempre fedele, perché è innamorato pazzo di noi. Le nostre infedeltà, le nostre mancanze non gli fanno assolutamente paura e non sono la ragione per cui lui ci lascia andare, certamente. Non ci lascerà mai. Ad amare si impara amando. Per questo lo sposo ci accompagna nelle nostre fragilità, ci chiede di rialzarci quando sbagliamo, di continuare ad amarlo e di continuare ad avere una fiducia piena in lui. È per un atto di amore del Padre che noi viviamo, che abbiamo la vita. È per un atto del suo amore che lui ci ha consacrate a se stesso. Ed è per un atto del suo grande amore e della sua fedeltà che viviamo ogni giorno la nostra alleanza con lui in questa dimensione di sponsalità, che parla di intimità, che parla di comunione profonda con colui che ci ha dato la vita, che ci ama immensamente, che ci abbraccia insieme al Figlio e allo Spirito Santo, un abbraccio di amore eterno, fedele. Leggiamo l'articolo. La castità per il regno dei cieli è un dono prezioso del Padre. Lo accogliamo con fede e diamo una risposta riconoscente e gioiosa con la donazione delle nostre forze d'amore. Ci poniamo così alla sequela di Cristo con cuore indiviso, aperte all'amore di Dio e dei fratelli e pienamente disponibili alla missione dell'istituto. C'è un versetto del Salmo 115 che dice: «Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato?» Io credo che questa esclamazione dovrebbe essere la nostra esclamazione giornaliera. Dio, nel suo immenso amore per noi, per ciascuna di noi, ci ha fatto spose e ci ama come tali, con un amore intimo, profondo, fedele. E noi che cosa diamo a Lui per questo dono, per dirgli grazie? Che cosa renderò al Signore
per quanto mi ha dato. L'articolo ce lo suggerisce. Ci suggerisce di chiedergli di accogliere questo dono con fede, perché senza la fede non saremmo in grado di valorizzare il dono. E poi di dare una risposta riconoscente e gioiosa con la donazione delle nostre forze di amore. Ecco dunque che cosa dare in cambio al Signore per questo dono. Non sarà mai abbastanza, ma è nel nostro piccolo e questo quello che possiamo fare per dirgli grazie, dargli una risposta riconoscente e gioiosa con la donazione delle nostre forze di amore. Non dobbiamo cercare chissà quali altre risposte da dare a Dio. Basta essere aperte, sincere, umili, proprio come Maria. Il cuore umile e sincero ci porta a dire grazie e a farlo con gioia. Due atteggiamenti, la riconoscenza e la gioia, che cresceranno nel tempo se sapremo gustare la bontà di Dio per noi. Gratitudine e gioia ci portano ad investire tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo per dire a Dio che sì, accogliamo questo dono e lo custodiamo gelosamente donandolo agli altri. La custodia del dono e la sua condivisione sono indispensabili per vivere la castità. Lo custodiamo perché è un tesoro in vasi d'argilla e se non stiamo attente, vigilanti a verificare giornalmente il nostro cuore, rischiamo di ingannare noi stessi e rischiamo di ingannare Dio senza volerlo a volte. Lo doniamo perché è nella natura stessa dell'amore quello vero, quello che deve essere condiviso. Non possiamo tenerlo soltanto per noi, anche se lo custodiamo gelosamente. Il secondo paragrafo dell'articolo ci dice che ci poniamo alla sequela di Cristo con cuore indiviso, perché Dio soffre di una sana gelosia. Ci lascia libere di scegliere, ma ci chiede di scegliere Lui, di scegliere l'amore, di scegliere la comunione, la resurrezione che passa attraverso la croce. Se scegliamo Dio e restiamo fedeli a questa scelta, non abbiamo neanche bisogno di dirlo, perché si vedrà dai nostri comportamenti, dalle nostre parole. È vero, no? Come si dice nel Vangelo, che l'albero si riconosce dai suoi frutti. La riconoscenza, la gioia, la disponibilità al servizio delle sorelle, al servizio dei giovani, della missione dell'istituto, saranno le nostre parole non pronunciate, ma vissute nel quotidiano, segno di un cuore casto e fedele, come deve essere il nostro.